Lezione 1. Trovare un posto dove stare. Ehi Anna, sai se ci sono buoni hotel da queste parti? In realtà, penso che ci sia un'agenzia di noleggio a pochi isolati di distanza che potrebbe aiutarti. Oh davvero? Non avevo capito che ci fossero opzioni di noleggio in questa zona. Sì, l'agenzia è specializzata in appartamenti ammobiliati e affitti a breve termine. Potrebbe essere perfetto. Starò in città solo per un paio di settimane. Allora dai un'occhiata sicuramente. Potrebbero avere delle ottime opzioni. Ok, buono a sapersi. Ci andrò dopo che avremo finito qui. Ottimo. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli mentre sei in città. Lo farò, grazie per il suggerimento. Ti ringrazio davvero per esserti preso cura di me. Certo, felice di aiutarti comunque posso. Trovare un alloggio può essere difficile. Soprattutto quando non conosci la zona. Questo è molto utile. Sono lieto di poterti indicare la giusta direzione. Le agenzie di noleggio sono spesso trascurate. Hai ragione, probabilmente avrei scelto di default gli hotel. Hai fatto bene a chiedertelo. Esattamente. A volte le opzioni più creative finiscono per essere la soluzione migliore. Manterrò una mente aperta. Grazie ancora, Anna. Sono sicuro che mi metterò in contatto. Non è affatto un problema. Fammi sapere come va la tua ricerca di affitti. Lo farà. Ci vediamo dopo. Lezione 2. Affrontare un blackout. Ehi Anna, hai notato che le luci si sono appena spente? Sì, penso che ci sia stata un'interruzione di corrente nella zona. Strano, funzionava tutto bene un minuto fa. Mi chiedo cosa possa averlo causato. Hai idea di quanto potrebbe durare? No, non ne sono sicuro. Speriamo che sia solo una breve interruzione e che possano risolverla rapidamente. Nel frattempo, potremmo voler risparmiare le batterie del nostro telefono in caso di interruzione prolungata. Buon punto. Passerò il mio alla modalità a basso consumo per ogni evenienza. Lo stesso qui. Non sappiamo per quanto tempo resteremo al buio. Hai candele o torce elettriche che potremmo usare per illuminare? Credo di avere un paio di candele in cucina. Fammi andare a controllare. Ok, inizierò a cercare anche la mia torcia. Ho trovato le candele. Le accenderò così avremo un po' di illuminazione. Bello, aiuta molto. Ah, ecco la mia torcia, ottimo tempismo. Ottimo. Ora siamo pronti. Almeno non siamo seduti nell'oscurità totale. Sicuramente. Questo è un buon promemoria per prepararsi alle interruzioni di corrente. Assolutamente. Non si sa mai quando potrebbero accadere, quindi è intelligente avere un piano. Concordato. Sono contenta che non siamo soli, è sempre meglio avere compagnia. Sicuramente. Rende un po' più facile affrontare gli imprevisti. Sicuramente immagino che dobbiamo aspettare e vedere quando torna la corrente.
Sì, speriamo che non sia troppo lungo. Nel frattempo, vuoi giocare o qualcosa del genere? Mi sembra una buona idea. Ci fa divertire fino al ritorno delle luci. Lezione 3. Pulire la cucina. Ehi Anna, non ho potuto fare a meno di notare che il lavandino è pieno di piatti sporchi. Dovremmo affrontarlo insieme? Oh sì, stavo pensando la stessa cosa. Facciamo pulire quei piatti prima che diventino un disastro ancora maggiore. Sicuramente. Di solito lavi i piatti a mano o hai una lavastoviglie che preferisci usare? Beh, dipende. Per la maggior parte dei piatti di uso quotidiano, mi piace semplicemente sciacquarli velocemente e lavarli a mano. Ma per carichi più grandi, la lavastoviglie è un vero risparmio di tempo. Questo ha senso. Anch'io tendo a fare un mix. Però a volte divento pigra e li lascio nel lavandino per un po'. Conosco la sensazione, ma più a lungo li lasci riposare, più sono difficili da pulire. Affrontiamoli ora finché è ancora gestibile. Buon punto. Bene, inizierò a riempire il lavandino con acqua calda e sapone. Vuoi prendere un canovaccio e asciugarti? Sembra un piano. Prendo la spugna e possiamo, a turno, lavare e asciugare. Il lavoro di squadra fa avverare i sogni. Ah, esattamente. Avremo questa cucina scintillante in pochissimo tempo. Anche se potrei aver bisogno che tu raggiunga gli scaffali più alti. Nessun problema, ti copro le spalle. Però potresti aver bisogno di aiutarmi con i cestelli inferiori della lavastoviglie. Affare. Siamo un'ottima coppia di addetti alle pulizie. Va bene, mettiamoci al lavoro. Inizierò con le pentole e le padelle. Meraviglioso! Lavorerò sui piatti e sulle tazze. Sarà fatto prima che ce ne accorgiamo. Sicuramente niente di meglio di un buon detersivo per i piatti vecchio stile su cui legarsi. Assolutamente. È tempo di qualità in cucina. Ora assicuriamoci di avere fino all'ultimo punto splendente e immacolato. Hai capito, socio? È ora di far brillare questa cucina. Lezione 4. Festa del venerdì sera. Va bene Anna, è venerdì sera, il che significa che è l'ora della nostra grande cena settimanale. Che delizioso pasto hai in mente? Oh, stavo pensando che potremmo fare qualcosa di veramente speciale questa settimana. Che ne dite di frittelle fatte in casa con macedonia di frutta fresca per dessert? Pancake e macedonia di frutta? Sembra assolutamente perfetto. Mi viene già fame solo a pensarci. Anch'io. Possiamo fare una grande pila di soffici pancake e guarnirli con ogni sorta di succosi frutti di bosco e banane a fette. Gnam! Sembra divino. E dovremo farne un lotto abbastanza grande da avere pochi secondi, o anche terzi. Venerdì sera non è il momento di trattenersi. Assolutamente. E possiamo essere davvero creativi con i condimenti. Forse un filo di miele, una spolverata di cannella o un ciuffo di panna montata. Oh sì, tutti fissaggi. Questa sarà la festa dei pancake più decadente di sempre. Praticamente posso già assaggiarlo. Anch'io. Va bene, iniziamo. Mescolerò la pastella se vuoi preparare la frutta.
Ce l'hai fatta. Taglierò a fette fragole, mirtilli e banane. Sarà fantastico. Non vedo l'ora. Ok, la pastella è pronta. È ora di far sfrigolare quei pancake sulla piastra. Eccellente. Verserò a ciascuno di noi un bel bicchiere di succo d'arancia per accompagnarlo. Si preannuncia la cena perfetta del venerdì sera. Assolutamente. Sento già l'odore delle frittelle che cuociono. Ho tanta fame che potrei iniziare a mangiare la frutta prima che finisca. Ah, non c'è bisogno di trattenersi. Scava. Abbiamo un sacco di cose da fare. Sarà una festa degna di un re. Ho una regina. Bene, il primo lotto è pronto. Carichiamo i piatti e godiamoci questa deliziosa cena. Sì. È ora di sbizzarrirsi. Ho intenzione di soffocare i miei pancake con quella macedonia di frutta fresca. Buon appetito, amico mio. Lezione 5. Fitness Fits. Va bene Anna, stavo leggendo di alcuni nuovi programmi di fitness che il governo sta lanciando. Sembra che stiano cercando di rendere tutti i canadesi più attivi. Oh davvero? È bello sentirlo. Con così tanti di noi seduti alla scrivania tutto il giorno, abbiamo sicuramente bisogno di più incentivi per fare esercizio. Assolutamente. L'articolo diceva che si stanno concentrando su cose come attività basate sulla comunità e abbonamenti scontati in palestra. Wow, è fantastico! Piccole cose del genere possono fare una grande differenza nel convincere le persone a dare priorità alla propria salute. Sicuramente e a quanto pare stanno dando grande importanza anche agli atleti ad alte prestazioni, per aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale. Questo ha senso. Avere modelli di riferimento e vedere i vantaggi di una forma fisica di alto livello può davvero ispirare la persona media. Sicuramente. Sono curioso di vedere quali programmi specifici escogitano. Forse delle divertenti sfide interattive di fitness. Oh, sarebbe fantastico! Come una gara nazionale di contapassi o una serie di lezioni di fitness virtuali. Esattamente. Coinvolgi l'intero paese e trasformalo in un'iniziativa divertente e collaborativa. Adoro quell'idea. Il fitness non deve essere una fatica da solista. Avere quell'aspetto comunitario lo rende molto più piacevole. 100%. E scommetto che se offrissero dei fantastici premi per i migliori partecipanti, motiverebbero davvero le persone. Assolutamente. Anche solo un abbonamento gratuito in palestra o un fitness tracker sarebbe un fantastico incentivo. Sicuramente. Questo potrebbe essere un punto di svolta per la salute pubblica in Canada. Fai muovere tutti e sentirti al meglio. D'accordo. Sono davvero entusiasta di vedere cosa escogitano. È un'iniziativa così importante. Anch'io. Speriamo che lo distribuiscano presto in modo che tutti possiamo iniziare a raccoglierne i frutti. Canadesi più sani e felici, questo è l'obiettivo. Lezione 6. Progressi nel settore automobilistico. Buongiorno Anna, hai ricevuto quella notizia sulle ultime innovazioni automobilistiche? No, cosa sta succedendo nel mondo delle auto? Sono sempre interessato a conoscere nuovi sviluppi. Apparentemente, ci sono state alcune importanti scoperte che hanno davvero trasformato il settore.
Oh wow, è eccitante! Di che tipo di progressi stiamo parlando? Bene, una delle principali è il modo in cui i processi di produzione sono diventati molto più efficienti e semplificati. Ah sì, capisco come sarebbe un punto di svolta. Essere in grado di produrre veicoli in serie deve aver davvero aperto l'accessibilità. Esattamente. La prima auto prodotta in serie fu la Ford Model T all'inizio del 1900. Affascinante! Non immaginavo che si producessero auto su quella scala così tanto tempo fa. Sì, è stata una vera svolta. Prima di allora, le auto erano praticamente fatte su misura per l'élite. Wow, quindi la Model T ha davvero democratizzato il trasporto personale. All'epoca doveva essere rivoluzionario. Sicuramente. Ha reso le auto accessibili alla persona media, non solo ai ricchi. È incredibile! Quali altre innovazioni hanno davvero plasmato l'industria automobilistica nel corso degli anni? Bene, cose come la catena di montaggio, le parti intercambiabili e i materiali avanzati sono stati tutti enormi. Ah sì, posso vedere come queste scoperte tecnologiche semplificherebbero la produzione. Assolutamente. E, naturalmente, anche le caratteristiche di sicurezza, l'efficienza del carburante e il controllo delle emissioni hanno fatto molta strada. Ottimo punto! L'impatto ambientale delle automobili è diventato un obiettivo molto più importante negli ultimi decenni. Totalmente. Le case automobilistiche devono davvero farsi avanti ed essere più responsabili e sostenibili. Come dovrebbero? È fondamentale che il settore continui a evolversi per soddisfare le esigenze della società moderna. Non potrei essere più d'accordo. Il ritmo del cambiamento non farà che continuare ad accelerare. È un momento emozionante per il mondo dell'auto. Lo dirò. Non vedo l'ora di vedere quali altre innovazioni sono all'orizzonte. Il futuro dei trasporti si prospetta roseo. Sicuramente. Questo è solo l'inizio. L'auto di domani sarà una vera meraviglia. Lezione 7. Una passione condivisa. Ehi Anna, posso farti una domanda? Certo. John, che ti passa per la testa? Hai qualche interesse in comune con me di cui non abbiamo mai discusso prima? Questa è una domanda interessante. Non sono sicuro. Che tipo di interessi avevi in mente? Beh, sono davvero curioso di sapere se condividiamo l'amore per la lettura, per esempio. Oh wow, è un'ottima ipotesi. In effetti, anch'io sono un avido lettore. Assolutamente no, davvero? È incredibile, non ne avevo idea. Che genere di libri ti piacciono? Beh, sono un grande fan della letteratura classica. Dickens, Austen, le sorelle Bronte, quel genere di cose. Ah, una donna dal gusto letterario impeccabile. Condivido quell'amore per i classici. Lo fai. È fantastico. Sono piacevolmente sorpreso che abbiamo questo in comune. Assolutamente. C'è qualcosa di così ricco e senza tempo in quei romanzi iconici. Non potrei essere più d'accordo. La profondità del personaggio, la bella prosa, è davvero accattivante. Sicuramente.
E il modo in cui quegli autori sono riusciti a catturare l'esperienza umana non ha eguali. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Hai qualche romanzo classico preferito in particolare? È dura, ma devo dire che Orgoglio e Pregiudizio è proprio quello che fa per me. Ah sì, un vero capolavoro. Adoro il modo in cui Austen ha creato personaggi così complessi, imperfetti ma facilmente riconoscibili. Esattamente. L'arguzia e i commenti sociali sono semplicemente geniali. E tu, qualcosa di straordinario per te? Oh, questa è dura. Ho un debole per Wuthering Heights, con tutta la sua drammaticità appassionata. Ah sì, le sorelle Bronte erano vere maestre del romanticismo cupo e tempestoso. Assolutamente. L'emozione cruda e la tragedia di quel romanzo mi affascinano ogni volta. Capisco perché. È un'esperienza di lettura così potente e viscerale. Infatti, sono così felice che abbiamo scoperto questo amore condiviso per la letteratura classica. Anch'io, è meraviglioso entrare in contatto grazie a un reciproco apprezzamento per la narrazione senza tempo. Non potrei essere più d'accordo. Non c'è niente di meglio che perdersi in un bel libro. Amen a questo. La letteratura è davvero una delle più grandi gioie della vita. Lezione 8. Incontro aereo. Buongiorno, Anna. Anche tu stai aspettando di salire sull'aereo? Sì, lo sono. Sono così eccitata per questo viaggio. Sei già stato in questo aeroporto? In effetti, l'ho fatto. È piuttosto carino, abbastanza moderno ed efficiente. È bello sentirlo. Non vengo qui da anni, quindi sono curiosa di vedere i cambiamenti. Beh, da quello che posso dire, hanno davvero migliorato le strutture. I terminali sembrano nuovi di zecca. Wow, è impressionante. Mi fa piacere sapere che l'aeroporto è al passo con i tempi. Assolutamente. È sempre bello quando gli hub di viaggio apportano questo tipo di miglioramenti. Sono d'accordo, può fare una grande differenza nell'esperienza complessiva. Sicuramente. Niente di peggio di un aeroporto datato e disordinato, giusto? Assolutamente. Aggiunge solo stress inutile all'intero viaggio. Esattamente. Questo posto sembra fluire bene, bello e spazioso. È bello sentirlo. Odio sentirmi angusta e claustrofobica in aeroporto. Anch'io. È come se dimenticassero che le persone hanno bisogno di spazio per muoversi davvero. Ah, sì. E con tutti i bagagli che dobbiamo portare in giro. Oh, non fatemi nemmeno parlare della situazione dei bagagli. È un incubo. Me ne parli. Giuro che la mia valigia diventa più pesante ogni volta che viaggio. Lo stesso qui. Devo investire in un modello più leggero e compatto. Sicuramente. Qualsiasi cosa per rendere l'intero processo un po' meno faticoso. Concordato. Viaggiare di questi tempi può essere una vera seccatura, ma ne vale la pena per le destinazioni.
Assolutamente. Sono solo entusiasta di arrivare alla mia ultima tappa e iniziare a esplorare. Lo stesso qui. Dove sei diretto in questo viaggio, se non ti dispiace che te lo chieda? Oh, vado a trovare una famiglia in campagna. È passato troppo tempo dall'ultima volta che li ho visti. Ah, è meraviglioso. Il tempo di qualità con i propri cari è molto importante, soprattutto quando si tratta di viaggiare. Non potrei essere più d'accordo. Non vedo l'ora di recuperare il ritardo e godermi l'ambiente tranquillo. Sarà l'antidoto perfetto alla follia dell'aeroporto, ne sono sicuro. Sicuramente. Un viaggio piacevole e rilassante è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento. Beh, spero che tu ti diverta, Anna. Viaggi sicuri. Lezione 9. Situazioni stupide. Ehi Anna, hai mai provato a far ballare un elefante in un campo minato? È completamente impraticabile. Ah, no, non posso dire di aver mai tentato quell'impresa particolare. Cosa diavolo ti ha dato quell'idea? Non lo so, mi è venuto in mente solo come esempio di qualcosa che è assolutamente impossibile e poco pratico. Capisco perché. Quell'immagine mentale è così assurda, quasi comica. Esattamente. È come cercare di allevare gatti o lavorare a maglia indossando i guantoni da box. Assolutamente inutile. Oh mio Dio, sono analogie così divertenti. Hai davvero un talento per il ridicolo, vero? Immagino di avere una vena un po' stupida dentro di me. Ma a volte sono gli esempi più stravaganti a dare il meglio di sé, no? Sicuramente. Questo tipo di situazioni iperboliche trasmettono davvero il messaggio in modo memorabile. Ah, sì. Ad esempio, immagina di provare a costruire un castello di carte nel bel mezzo di un uragano. Totalmente inutile. Oh, adoro quello. È così esagerato, ma trasmette magnificamente l'idea. Giusto? A volte più l'esempio è assurdo, più il punto diventa chiaro. Assolutamente. È come prendere una situazione completamente assurda e usarla per illustrare un concetto molto valido. Precisamente. È un ottimo modo per aggiungere leggerezza e umorismo pur sottolineando un punto importante. Sicuramente. E mantiene anche la conversazione interessante e coinvolgente. Mi sto davvero divertendo questo avanti e indietro. Anch'io. È divertente scambiarsi queste stupide idee e vedere dove portano. Sicuramente. Sento che potremmo inventarci ogni sorta di analogie altrettanto ridicole per ore. Oh, su questo non ho dubbi. Avremmo la conversazione più divertente di sempre. Ah, posso solo immaginarlo ora. Avremmo tutti a bocca aperta con i nostri esempi bizzarri. Esattamente. E chissà, forse potremmo anche ispirare qualche creativa soluzione dei problemi nel processo. Oh, questo è un ottimo punto. A volte guardare le cose da una prospettiva totalmente inaspettata può sbloccare nuove soluzioni. Esattamente. Chi ha bisogno di un approccio diretto quando invece puoi far ballare un elefante in un campo minato? Ah, tu che?
Penso che tu abbia un futuro come oratore motivazionale, John. Ehi, forse sì. Potrebbe essere l'inizio di una bellissima collaborazione. Lezione 10. Macchine misteriose. Buongiorno, Anna. Avete visto quella macchina enorme e rumorosa vicino alla fabbrica? Sembra uscito da un film di fantascienza. Ti riferisci a quell'enorme congegno che emette ogni sorta di strani suoni ed erutta fumo? Non sono nemmeno sicuro di voler sapere quale sia il suo vero scopo. Esattamente. Sembra uscito da un incubo, tutti ingranaggi, tubi e luci lampeggianti, senza alcuna funzione percepibile. Onestamente, è decisamente inquietante. Quasi mi aspetto che prenda vita e inizi a inseguire la gente per strada. Ah, non scherzo. È come un mostro di macchinari di Frankenstein. Mi chiedo chi abbia inventato quella cosa. Probabilmente uno scienziato pazzo con un debole per le cose bizzarre e poco pratiche. Non riesco a immaginare che qualcuno sano di mente dia il via libera a quella mostruosità. Hai capito bene. È come se avessero preso una fabbrica perfettamente funzionante e ci avessero vomitato dappertutto tecnologia futuristica. Uffa, che immagine! Ma non ti sbagli. È solo un miscuglio di componenti che sembrano non servire a nulla. È come se puntassero all'avanguardia e fossero finiti in una situazione completamente incomprensibile. Sicuramente. Voglio dire, siamo sicuri che abbia lo scopo, sai, di fare qualcosa? Forse è lì solo per confondere e terrorizzare la gente del posto. Ah, non sarebbe qualcosa? Basta un enorme e costoso fermacarte per tenere la città sulle spine. Esattamente. Esattamente come una sorta di installazione artistica industriale, ma con molto più rumore e inquinamento. Esattamente. Vorrei quasi andare a curiosare, solo per vedere se succede qualcosa. Sai, per la scienza. Oh signore, John, per favore non osteggiare la macchina misteriosa. Chissà che tipo di caos potrebbe scatenare. Oh, andiamo, Anna. Dov'è il tuo senso dell'avventura? Solo una piccola dose, per scopi didattici. Un passaggio difficile. Amico mio, do troppo valore alle mie membra e al mio benessere generale per sollecitare la bestia. Lasciamolo agli esperti. Fine. A volte non sei divertente, lo sai? Ma immagino che dovrò accontentarmi di guardarlo sconcertato da una distanza di sicurezza. Probabilmente è meglio così. Non c'è bisogno di farsi trasformare in un pretzel umano da una macchina misteriosa e arrabbiata. Uffa, va bene. Ma mi stai togliendo tutta la curiosità scientifica. Ma che divertimento c'è ad ammirarlo da lontano? Il divertimento sta nel rimanere intatti, amico mio. Fidati di me, quella cosa non è altro che guai. Lasciamo la folle scienza ai professionisti. Spoil sport. Ma va bene, mi comporterò bene. Almeno per ora. È tutto ciò che chiedo. Ora, che ne dici di andare a pranzo invece? Vorrei prendermi una pausa dalla contemplazione di quella mostruosità meccanica. Ora parli la mia lingua. Apri la strada, partner. È ora di riempirci la pancia e dimenticare quel pazzo congegno.
Lezione 11. Un enigma del pendolarismo. Ehi, Anna. Volevo chiederti, com'è il tuo tragitto giornaliero? So che il tuo lavoro si è allontanato un po' di tempo fa. Oh, non farmi nemmeno iniziare, John. Il nuovo ufficio è semplicemente troppo lontano per andare in bicicletta ogni giorno e il traffico è stato un vero incubo. Accidenti, sembra difficile. Non riesco a immaginare di dover affrontare regolarmente un viaggio così lungo. Come lo stai gestendo? Onestamente, è stata una vera lotta. Cerco di usare il carpooling quando posso, ma non è sempre un'opzione. E prendere l'autobus dura un'eternità. Cavolo, è un vero peccato. Vorrei poterti offrire un passaggio, ma sono dall'altra parte della città. Apprezzo il pensiero, ma sì, non funzionerebbe davvero. Sono quasi pronto a comprare una moto o qualcosa del genere a questo punto. Wow, una moto? Non è un po' pericoloso per un tragitto giornaliero? Probabilmente, ma a questo punto sono disposto a fare di tutto per ridurre questo folle tempo di guida. Perdo ore della mia vita ogni settimana a causa del traffico. Accidenti, non riesco a immaginarlo. Deve essere super frustrante. Hai esaminato altre alternative? Ho pensato di acquistare uno scooter elettrico, ma non sono sicuro che mi sentirei al sicuro sulla strada con tutti i pazzi guidatori qui intorno. Sì, è una scelta difficile. Gli scooter possono essere rischiosi, soprattutto per lunghe distanze. Esattamente. Proprio non so cosa fare, John. Comincio davvero a temere di andare al lavoro ogni mattina. Questa è la cosa peggiore, quando il tuo tragitto giornaliero diventa la rovina della tua esistenza. Forse potresti prendere in considerazione l'idea di avvicinarti all'ufficio? Credetemi, ci ho pensato, ma i prezzi delle case in giro sono pazzeschi. Sembra tutto un altro mondo. Oh, sì, sarebbe una vendita difficile. Gli affitti e i mutui di questi tempi sono semplicemente oltraggiosi. Me ne parli. Basta farmi venire voglia di lasciare il mio lavoro e diventare un eremita. Ah, beh, non so se sia la soluzione migliore, ma capisco il sentimento. Questa cosa del pendolarismo è un vero enigma. Non sto scherzando. Sono aperto a qualsiasi suggerimento a questo punto. Sto finendo il vapore e il mio serbatoio di benzina. Fammi pensare. Hai esaminato qualche tipo di programma di Vanpool o Rideshare per lavoro? Sai, non l'ho fatto, in realtà. È un'ottima idea. Dovrò dare un'occhiata a questo. Potrebbe valere la pena provare. Fantastico, spero che funzioni per te. Qualsiasi cosa per evitare la morte in solitaria, giusto? Amen a questo. Grazie per il suggerimento, John. Sono abbastanza disperato a questo punto per provare qualsiasi cosa. Ehi, nessun problema. Ecco a cosa servono gli amici, aiutarsi a vicenda nella routine quotidiana. Fammi sapere come va, ok? Sicuramente. Vi terrò informati. Nel frattempo, inizierò a comprare un cavallo. Deve essere più veloce di questo traffico. Ah, va bene, lo fai. Basta non dimenticare di mettere in valigia una sella e delle carote per il tragitto giornaliero. Lezione 12.
Padroneggiare la routine di studio. Ehi, Anna, posso farti una domanda sullo studio? Faccio fatica a trovare il tempo ultimamente. Assolutamente. John, assolutamente orecchi. Cosa sta succedendo con la tua routine di studio? Beh, sai come ho cercato di imparare quel nuovo linguaggio di programmazione? È stato difficile inserirlo tra il lavoro e tutto il resto. Ah, posso immaginare. Cercare di accumulare tempo dedicato allo studio può essere una vera sfida di questi tempi. Esattamente. Mi sembra di essere sempre di corsa o troppo stanco alla fine della giornata per concentrarmi davvero. Sì, ci sono stato. È così facile che lo studio venga messo in secondo piano. Hai provato a romperlo? Rompere tutto? Cosa intendi? Ad esempio, invece di provare a fare una lunga sessione di studio di più ore, prova a fare raffiche più brevi e più frequenti. È un'idea interessante. Vuoi dire 10 o 15 minuti qua e là? Precisamente. Anche solo 10 o 15 minuti un paio di volte al giorno possono fare una grande differenza. Wow, non ci ho mai pensato davvero in quel modo. Immagino che i piccoli pezzi si sommino, eh? Assolutamente. La chiave è renderla sostenibile e coerente, piuttosto che cercare di racchiudere tutto in una volta. Questo ha molto senso. Mi sento sempre sopraffatto dal cercare di bloccare una grossa fetta di tempo. Esattamente. Le sessioni più piccole e più gestibili sono molto meno scoraggianti, ed è più probabile che tu lo faccia davvero. Questo mi piace. Ok, ci proverò. Qualche altro consiglio per farlo funzionare? Beh, trovo che sia utile avere un piano o una routine specifici. Tipo 10 minuti di flashcard al mattino, 15 minuti di lettura a pranzo. Oh, è una buona idea. Avere una struttura lo renderebbe meno caotico. Sicuramente. E cerca di scegliere momenti che si adattino al tuo ritmo naturale, quando sai di essere in grado di concentrarti. Buon punto. Di solito sono abbastanza sveglio al mattino, quindi l'idea delle flashcard sembra perfetta. Ecco qua. Inizia in piccolo, sii coerente e non essere troppo duro con te stesso. Si tratta solo di sviluppare quell'abitudine. Hai ragione, i piccoli passi sono fondamentali. Va bene, mi sento motivato a provarci. Grazie, Anna. Certo, in qualsiasi momento. Fammi sapere come va. Sarò lieto di aiutarti a risolvere eventuali problemi. Lo farà. Questo è esattamente il consiglio di cui avevo bisogno. È ora di bloccare questo gioco di studio. Lezione 13. Pianificare il picnic perfetto. Buongiorno, Anna. Pronto per un'avventura questo fine settimana? Oh, cosa avevi in mente? Sono sempre pronto per qualcosa di divertente. Beh, stavo pensando a un bel picnic nel parco. Il tempo dovrebbe essere splendido. Un picnic, eh? Sembra adorabile. Sono decisamente d'accordo. Fantastico, speravo lo dicessi. Possiamo preparare una deliziosa crema spalmabile e goderci il sole.
Meraviglioso! Dovremmo pianificare completamente il menù. Hai voglia di cibi da picnic preferiti? Vediamo. Pensavo a della frutta fresca, magari un bel piatto di formaggio e cracker. Oh, e non dimenticate i panini. Cucina classica da picnic. Sicuramente. Forse dei gustosi involtini vegetariani o qualcosa del genere. E non dimenticate i dolci. Oh sì, qualcosa per dessert sarebbe perfetto. Biscotti o brownie, magari? I brownie sembrano divini. Mi viene già fame solo a pensarci. Anch'io. Sarà una giornata davvero divertente. Dovremmo anche scegliere il posto perfetto nel parco. Bella chiamata. Da qualche parte con una bella vista, magari vicino ad alcuni alberi per un po' d'ombra. Sicuramente. E dovremmo mettere in valigia una coperta o qualche cuscino per renderlo ancora più comodo. Assolutamente. Questa si preannuncia come l'esperienza di picnic definitiva. Non vedo l'ora, sarà un modo così bello di trascorrere la giornata. Ottimo, allora è un appuntamento. Io preparo il cibo e tu ti occupi delle altre provviste? Sembra un piano. Sarà il weekend perfetto. Sono d'accordo, amico mio. Speriamo in cieli soleggiati e in un periodo meraviglioso. Sicuramente. Ho una buona sensazione al riguardo. Sarà un picnic indimenticabile. Fantastico. Ti contatterò con maggiori dettagli man mano che ci avviciniamo. Sarà fantastico. Lezione 14. La gioia di tenere la porta. Ehi, Anna. Posso chiederti una cosa? Assolutamente. Cosa ti passa per la testa? Sai, ho notato qualcosa ultimamente e volevo sapere la tua opinione. Oh, che cos'è quello? Beh, sembra che di questi tempi le persone non tengano più sempre la porta aperta per gli altri. Questa è un'osservazione interessante. L'ho notato anch'io. Giusto? È come se la cortesia comune stesse diventando un'arte perduta. Sono d'accordo. È un peccato. È un gesto così semplice, ma può davvero fare la differenza. Esattamente. Esatto, bastano pochi secondi per tenere aperta la porta, ma può davvero rallegrare la giornata di qualcuno. Assolutamente. È un piccolo atto di gentilezza che fa molto. Sicuramente. E sai, ho persino notato che a volte le persone lasciano sbattere la porta in faccia a qualcuno. Oh, è solo maleducato. Non sopporto quando succede. Nemmeno io. È come dire, dai, amico, abbi delle buone maniere. Totalmente. È un modo semplice per mostrare rispetto e considerazione per gli altri. Sicuramente. Cerco di fare uno sforzo consapevole per tenere la porta aperta, anche per gli estranei. È fantastico, John. È davvero ammirevole che tu ne faccia una priorità. Beh, penso solo che sia la cosa giusta da fare, capisci?
Non è così difficile. Completamente d'accordo. Cerco di fare la stessa cosa. È un piccolo gesto che può rendere la giornata di qualcuno un po' più luminosa. Assolutamente. E sai, scommetto che se lo facessero più persone, potrebbe davvero innescare una reazione a catena positiva. Adoro quell'idea. Piccoli atti di gentilezza che ispirano ancora gentilezza. Il mondo ne potrebbe usare di più. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, continuerò ad allenarmi con le mie abilità nel tenere le porte. Devo dare il buon esempio. Sono lì con te, John. È un modo semplice ma significativo per rendere il mondo un po' migliore. Sicuramente grazie per averne parlato, Anna. È bello sapere che non sono l'unico a sentirsi così. Lezione 15. Dibattito sulle migliori marche automobilistiche. Ehi, Anna. Posso avere la tua opinione su qualcosa? Certo, che succede? Sono sempre felice di ascoltare. Beh, ultimamente ho pensato molto all'acquisto di un'auto nuova. Ma sono indeciso su quale marca scegliere. Oh, acquisti di auto. Questo è eccitante. Cosa stai considerando? Sono un po' indeciso tra BMW, Audi e persino quel piccolo marchio cinese, QQ. Un mix interessante. Ogni marchio ha i suoi pro e contro. Esattamente. Ecco perché ho così difficoltà a decidere. Cosa ne pensi? Bene, analizziamolo. Le BMW sono famose per i loro modelli lussuosi e ad alte prestazioni. Sì, è vero. Ma possono essere piuttosto costosi, sai? Buon punto. Audi è anche un marchio premium, ma forse un po' più economico di BMW. È quello che stavo pensando anch'io. Tuttavia, il QQ è sicuramente l'opzione economica. Vero, ma ottieni quello per cui paghi. La qualità costruttiva di quelle auto cinesi può essere incostante. Sì, non so se voglio correre quel tipo di rischio, ad essere onesti. Ti sento. L'affidabilità è molto importante quando si tratta di un acquisto importante come un'auto. Esattamente. E voglio qualcosa che mi duri per anni, capisci? Assolutamente. In tal caso, probabilmente preferirei l'ingegneria tedesca di BMW o Audi. Sì, è quello che penso anch'io. Il QQ è allettante, ma a lungo termine potrebbe non essere la scelta migliore. Sicuramente. Devo valutare tutti i fattori: prestazioni, affidabilità e valore di rivendita. Ottimi punti. Questo mi sta davvero aiutando a restringere il campo. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per parlarne. Certo, sono sempre felice di aiutarti a prendere queste decisioni importanti. Sei la migliore, Anna. Penso che andrò a testare alcuni modelli questo fine settimana. Fantastico, fammi sapere come va. Sono entusiasta di sapere cosa deciderai alla fine. Lo farà. Grazie ancora per il consiglio. Sei un salvavita, come sempre.
Lezione 16. L'importanza di provare. Anna, posso farti una domanda? Certo, cosa ti passa per la testa? Beh, ho pensato molto all'idea di fare del proprio meglio, anche se non ci si riesce. Oh, questo è un argomento interessante. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Ho la sensazione che in questi giorni la gente abbia tanta paura di fallire, capisci? Posso sicuramente vederlo. C'è molta pressione per avere sempre successo. Esattamente. Ma penso sia importante ricordare che il fallimento non è la fine del mondo. Sicuramente. In effetti, direi che il fallimento è una parte necessaria della crescita e dell'apprendimento. Assolutamente. Voglio dire, pensaci, se non provassimo nulla di nuovo perché abbiamo paura di fallire, non miglioreremmo né otterremmo nulla. Questo è un ottimo punto. Si tratta solo di avere il coraggio di fare il primo passo, anche se l'esito è incerto. Totalmente. E sai, ho notato che molte persone evitano di provare cose nuove solo perché sono preoccupate di sembrare stupide o incasinate. Sì, è un vero peccato. Penso che sia importante lasciare andare la paura del giudizio e concentrarsi solo sul fare del proprio meglio. Esattamente. Alla fine, l'importante è che tu abbia dato il massimo, giusto? Esattamente. Non si tratta di perfezione, si tratta dello sforzo e dell'esperienza che acquisisci. Sicuramente. E sai, penso che se più persone avessero questa mentalità, il mondo sarebbe un posto davvero fantastico. Non potrei essere più d'accordo. Immagina quanto altro potremmo ottenere tutti se non avessimo tanta paura di fallire. Totalmente. Si tratta solo di coltivare la resilienza e la determinazione per continuare a provare, qualunque cosa accada.